Ciao ragazzi, questo è il Microkorg XL, non è l'XL Plus, dove se non sbaglio ci sono ancora delle migliorie. Sono stati aggiunti degli altri suoni, un pianoforte, degli organi, insomma, degli organi vintage tipo il Vox, queste cose qua. E quindi suoni che rendono il Microkorg ancora più intrigante, perché poi alla fine è veramente intrigante, a parte il fatto che sinceramente, nonostante molti siano legati alla vecchia versione dal punto di vista proprio prettamente estetico, che nella prima versione richiamava i sintetizzatori vintage, questo cominciava già a somigliare più a un Rhodes, a un piano elettrico, insomma, un Wurlitzer, non lo so, già in questa versione. In quella successiva, l'XL Plus, ci sono molti più suoni in quella direzione, quindi diventa ancora più intrigante perché, come avete sentito, la potenza che ha è sempre stata così, sempre avuto una forza veramente micidiale. Io ho avuto il primo Microcore, l'ho usato live per tanto tempo e ricordo proprio che non ho mai avuto problemi nel mix, anche in situazioni grosse, se comunque si prendeva il suo spazio. Ha una precisione, questa è una cosa che capita molto spesso con Korg. Quando ho fatto il video del Kronos ho detto precisione 100 miliardi di volte, ho detto suoni precisi, suoni a fuoco, perché quella è la sensazione, sempre di questo fuoco preciso, questo punch determinato proprio. E questa cosa qui è fenomenale perché loro hanno questa caratteristica proprio. Comunque, tornando a noi, sentite la pasta e anche la profondità. Qui, come sapete, la gestione è un po' simile a quella del vecchio Microkorg, cioè nel senso che abbiamo queste due manopolone, queste due rotellone, dove ci sono i generi, diciamo, e le categorie. Mescolando questi due si trovano i suoni che sono stati salvati all'interno. Ci sono due banchi, uno A e uno B, quindi insomma si può avere un buon numero, diciamo, di suoni, salvare. C'è il vocoder, adesso vedremo tutto, è tutto abbastanza veloce e intuitivo, insomma. Qui c'è una matrice, questi controlli, qui si decide a quale, diciamo, assegnazione dei controlli si voglia far riferimento e poi per ognuna di queste sezioni abbiamo chiaramente una serie di controlli che poi potremo gestire qui c'è filtro, gli effetti, per esempio.
è tutto molto semplice in realtà. Questa cosa per dire che chiaramente non abbiamo tutti i controlli sotto le mani, ma dall'altra parte è vero che è una tastiera minuscola, super leggera, super portatile e non gli manca praticamente niente perché insomma da ogni suono si parte e si finisce in mondi arpeggiatore. Chiaramente qui c'è già un movimento. Si può gestire o per generi o per categorie. Allora, Polysynth, quello che abbiamo sentito, questo è diciamo un grande classico. Allora, intanto che perlustro diciamo i suoni, parliamo della tastiera. La tastiera si sa, qui hanno scelto questa modalità che rende tutto anche molto bello da vedere, carino. La tastiera è la stessa che viene montata in altre Korg di questa dimensione, nelle piccole master che fanno loro. E il tasto si sa, è quello che è, bisogna farci l'abitudine, nel senso che è piccolo, è un po' come suonare una melodica, diciamo. Chiaramente risponde alla dinamica, quindi abituati al piano è complicato, ma si sa, voglio dire, è proprio il concetto stesso di questa macchina che è così, quindi ecco, ripeto per l'ennesima volta, sentite questa compattezza e decisione, per non dire sempre precisione e per non dire sempre efficacia, che se no mi prendete in giro. Ecco, questi erano i Polysynth, poi ci sono i bassi che sono un marchio di fabbrica abbastanza anche usati, diciamo. Poi abbiamo chiaramente un pitch bend e una modulation wheel che fanno il loro lavoro, si può assegnare tutto, si può lavorare in tutti i modi, c'è l'editor, tutto preciso. Anche qui, se volete, sentite com'è chirurgica, ecco, chirurgica potrebbe essere un altro modo per dire questa cosa. Insisto perché in cuffia ho proprio la sensazione dei particolari, è molto piacevole, è molto divertente anche. Sono tutti belli. E poi ci sono tutti i lead, chiaramente. Sono sempre interessanti tutte le cose.
Poi è sempre interessante il sound design che è stato fatto, perché anche l'intervento delle modulation wheel è sempre stato pensato in modo creativo, divertente, quindi questo è il suono che ho usato prima nel brano. C'è una certa possibilità espressiva, diciamo. Cioè, considerando anche proprio la portabilità, il peso e tutto il resto, in un setup qualunque lo metti lì, qualsiasi cosa hai bisogno dal punto di vista dei sintetizzatori, la riproduci. Poi è chiaro, uno può discutere la qualità, il suono, le cose, ma in realtà è proprio lì che questa macchina è sempre stata vincente. Nel senso che quando si vede una macchina così, normalmente si dice sì, vabbè, un tuttofare synth, me lo porto dietro, ci faccio questo. E poi sorprendentemente in realtà suona meglio di altre cose che magari sono così più tradizionali dal punto di vista dell'idea costruttiva, dei tasti e tutto il resto. Cioè, insomma, questo lo sapete tutti, non c'è bisogno che ve lo dica io, ma è tutto tranne che un giocattolo questo. Nel senso, suona. Poi abbiamo a disposizione un sacco di controlli. Qui adesso si vede anche, cosa importantissima, il BPM esatto. Questa è una cosa importante che aiuta anche a livello produttivo, magari, a parte che questa è una macchina moderna, si può sincare in mille modi, tutto a posto. Però, nel senso, la Hive anche è una cosa interessante avere chiaro il BPM e tutto il resto. Poi, come dicevo, tutti i filtri, tutte le cose che vogliamo. Passiamo oltre. Quindi questi ce ne sono. Ogni cosa che muovete viene segnalata qui. Questo è un hold on, quindi ci si può fare un bel viaggio dietro queste cose. Vedete com'è cristallino tutto? Preciso, efficace e tutto il resto. Vabbè, esco da questo trip. Insomma, non si finisce mai di. Vedete con le spalle così perché la sedia è bassa, questo è alto perché sennò non ci stava. Forse avrei dovuto usare una sedia più alta. Ma è divertente avercela qua davanti così per spippolare un po', diciamo. È piena di queste cose qui, Sono tutti divertentissimi questi suoni, bisogna dire la verità.
E comunque, al di là di questi suoni così, diciamo, in movimento, che lui chiama chiaramente motion, poi ci sono pad e strings che sono... Insomma, suonano tutte queste cose qua. Si parte, ci si lavora sopra e subito si trovano delle idee. E il corpo dei suoni è bello. Giocando, insomma, giocando con la resonance venivano fuori delle cose interessanti. Qui bello, bello. Poi c'è questa categoria Keyboards and Bells, dove ci sono queste cose, c'è questo piano elettrico. Un altro piano elettrico. Un po' di X. Un po' di questi che sono molto utili in realtà, che sono già fatti, già come sono anche in alcune produzioni, dischi. Clavinet, quello che ho usato nel brano di prima. Insomma, sono belle anche queste cose. Poi un altro organo. Scusate se ogni tanto pesto delle rane, ma è la tastierina che per certe cose sono abituato, per altre faccio un po' fatica. Bullizzer, bello. Interessante. Poi loro... Questi mi ricordano un po' i Wurli che c'erano su delle vecchie tastiere sempre Korg, altre generazioni di un po' di anni fa, che magari non erano proprio dei Wurli, però avevano questa capacità di stare insieme agli altri, che facevano quell'effetto, l'effetto del Wurlitzer, e avevano questa ciccia in mezzo, questa media un po' carognetta che si faceva sentire. Ah, poi abbiamo anche Just the Way You Are. Beh, non è neanche male. Perché sono belli gli effetti, sono fatti bene, caspita. Scusate se sembra che io non l'abbia mai suonata, ma in realtà non è così. Il problema è che non la avevo da tanto. Poi un amico me l'ha prestata, Marco il Balla, che ormai ci diamo una mano a vicenda, diciamo. Anzi, lui dà una mano a me.
e io gli rompo le palle. Però insomma, a parte questo, questa sorpresa perché non mi ricordavo fosse così. Infatti, quando ho registrato il brano, poi l'ho risentito. Ecco, lì c'è una cosa da dire importante: che quel pezzo lì. Io normalmente, quando alcune tastiere capitano qui, quando sentite poi la parte dove vi faccio sentire i suoni, è tutto dritto come suonano così, a parte un po' di mastering finale su tutta la sessione che mi serve per tenerla a volume. Poi, quando faccio i pezzi, cerco di fare una cosa musicale, quindi se magari un suono non ce la fa esattamente, insomma, non riesce a dare quello che ci si può aspettare, è bene che si senta. Però, insomma, è un brano, quindi è normale che mi venga spontaneo magari aiutare a volte dei suoni in particolare di certe tastiere che non escono come devono e compagnia. Invece no, qui niente, qui ho suonato, è buona. E non ho fatto niente su nessuna traccia. Di solito su qualche traccia qualcosina faccio, a parte con quelle super belle, ma insomma così. Poi quando sentite che suono, infatti sentite che il suono è identico a quello che stavate sentendo prima in quel brano. Questo è il piano dell'M1. Ci sono un po' le campane. E perché proprio adesso, senza vergogna, è proprio l'efficacia di questi suoni che è incredibile. Bucano, si sentono nel mix, in quello che si fa, sono incisivi, veramente, veramente incisivi. Ce n'è per tutti i gusti, poi si va su queste parti, diciamo, un po' più di effetti, coi noise, ci sono un po' di queste cose. Interessante. Un po' di questi effetti interessanti. Bello. Vabbè, c'è un po' di tutto e poi si arriva al vocoder. E qui ce ne sono un po'. Anche la sensibilità, devo dire, è interessante, è migliorata rispetto alla vecchia versione. Sì. Questo è abbastanza un classico. Con il flanger è una macchina assolutamente che riassume un po' tutto quello che serve nel mondo dei synth, in altri mondi anche a volte. E quindi mette insieme sia i sintetizzatori che quella cosa. Insomma, è molto interessante e soprattutto, voglio dire, costa anche relativamente poco se la si trova usata, e c'è la versione bianca, che insomma tutte queste cose anche un po' carine. Per chi fosse dubbioso, molto spesso mi viene chiesto: ma cosa è meglio, Mini Nova o le Korg? Quindi provatele perché non si può dire
quale è meglio, quale è peggio, detto sinceramente, perché sono belle tutte e due. Sono entrambe cose che hanno la loro personalità, il loro suono, il loro sound, la loro forza, che è questa qui. Cioè, nel senso, questo qui te lo metti in una borsa, in uno zaino, capito? Vai in un posto e puoi lavorare, cioè, non sto scherzando, soprattutto in studio, robe del genere, devi metterci un'idea. A volte poi ti tieni anche delle cose, magari perché non è che cioè, questa suona bene, suona molto bene, soprattutto per quello che è. Io vi ringrazio, vi saluto come sempre. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per avere le mie notizie quando faccio un video nuovo, combino qualcosa. Non so come esprimere la gratitudine anche per chi mi segue, per come mi seguite, anche la gentilezza con cui insomma normalmente il dialogo è gestito da parte di tutti noi. È importante questa cosa secondo me perché le tastiere, come dico spesso, e adesso spero di poterlo dire quasi sempre, quasi in tutti i video, noi suoniamo degli strumenti molto spesso, al di là di questo che è un sintetizzatore, ma anche qui comunque stiamo suonando un virtual analog, come suoniamo un virtual piano, come suoniamo virtual tutto. Nel senso, siamo i chitarristi, i bassisti, i batteristi normalmente hanno davanti un pezzo di legno e che suonano ed è quello che suonano da quando sono bambini e compagnia. Noi no, noi ci troviamo costantemente di fronte a qualcosa che imita qualcos'altro. E quindi questa cosa qui ci mette abbastanza nei casini. Io cerco di dare delle opinioni, ma non sono opinioni, non esistono tastiere davvero brutte o davvero belle. Io credo che da ognuna si possa tirare fuori del buono. Poi cerco di farvi sentire il meglio che posso da ognuna di queste, perché uno possa scegliere e possa anche decidere magari appunto rispetto al suo budget, rispetto ai suoi gusti, rispetto al genere che deve fare, qual è la soluzione migliore, quale sia la soluzione migliore. E quindi niente, vi ringrazio ancora, vi mando un abbraccio, un bacio, state bene. Ciao ragazzi, scusate la postura. Ciao.